Si avvicina quel periodo dell'anno che per me, come per voi donzelle, quel periodo del mese. Allora, adesso mi metterò gli occhiali da sole, ma era solo per farvi vedere lo stato dei miei occhi, gli occhi neanche del cuore, gli occhi del fegato, ed è tutto collegato naturalmente perché mi sta tornando la congiuntivite nervosa che ho avuto l'anno scorso, cosa che non è che auguri veramente a tante persone, per cui va bene così. Allora, se ho fatto bene i miei calcoli, e in realtà piegherò i calcoli al mio volere, questa sarà l'ultima puntata di questo 2024. Anno così, anno un po' così, mettiamola così. Avrebbe potuto essere un anno migliore, sì. Avrebbe potuto anche essere peggiore, sì, ma avrebbe potuto anche essere migliore. Ma così è. Allora, di solito l'ultima puntata dell'anno la faccio solo in audio perché così vi faccio risentire tutta la sigla che ho usato tutto l'anno 2024, però le cose che vi voglio raccontare ve le voglio raccontare facendomi guardare in faccia, che poi nessuno di voi vedrà questa roba su un canale video, perché altrimenti mettereste dei commenti, invece non li mettete, non mettete commenti perché non siete contenti, va bene lo stesso. Quello che dovrò dirvi ve lo dirò e basta. A valle della puntata, prima del riassunto di ChatGPT, in audio vi sentirete appunto ancora una volta Super Hero of the Computer Rage degli In Flames, che rappresenta il fatto che sto mettendo una canzone di 20 anni fa, che sono un boomer, che non scopro più niente di nuovo, e se me lo fanno scoprire un po' me ne dimentico perché sono boomer e vaffanculo. Che ho 50 anni e cazzo qualcuno un po' inizia a sentirseli. Allora, fate tutte queste premesse per dirvi è stato un anno di qui bla 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 bla, gli auguri ve li faccio alla fine. Vorrei raccontarvi una cosa. Ieri è stato l'ultimo giorno di lavoro prima di passare in smart working della mia collega Antonella, che farà l'ultima parte di quest'anno in smart working a casa sua, tornata a Chillo Paese, è una donna di giù con 2G. E allora abbiamo organizzato il brindisi, cioè il nostro CEO, ecco il CEO, l'amministratore delegato ha organizzato un brindisi in cui raccontava delle cose e diceva che appunto si è molto solidi, funziona, devo dire quest'anno è un anno che ha funzionato, e io mi sono sentito ancora più piccolo perché secondo me nel mio piccolo non ho funzionato granché, però va bene. In realtà c'è un progetto molto grosso, che è un progetto che sento abbastanza mio, che ho ideato io e che porterà qualche soldigno, però nel 2025, però sti cazzi. Invece la cosa interessante è che, non so se molti di voi lo sanno, l'azienda a cui lavoro, a cui lavoro, ecco, l'azienda a cui lavoro ha due anime, un'anima di sviluppo software, web-based, molto orientato sulla parte server più che sulla client, però ultimamente stiamo recuperando. I nostri clienti sono piuttosto ciccioni e lavorano quasi tutti nell'ambito della farmaceutica, dell'industria farmaceutica, che significa avere un sacco di compliance molto particolari, però vabbè. Io ho sviluppato invece un'applicazione molto, molto particolare per loro, anche quella con un sacco di requisiti di privacy e di segretezza, bla 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 bla, ma sti cazzi. Insomma, diciamo che la parte web sta funzionando e io adesso so esattamente quanto viene parametrizzato un dipendente che fa questo tipo di sviluppo al giorno, cioè un giorno di lavoro quanto viene fatturato al cliente finale. E ho detto, ah però cazzo, cioè io nel video non sono così, non valgo così tanto. E allora arriva quel punto in cui ti dici che non vali un cazzo, cioè nel senso, perché arrivato a 50 anni capisci che non vali. Ed è triste sta cosa qui, però vabbè. Perché non ti sposti sullo sviluppo web? Sì e no, nel senso asterisco, ci sto lavorando, ma sono anche sti cazzi miei. Però nel senso parlavamo del fatto, nel senso che questo è stato un anno così, nel senso, io gli ho detto, ma voi che lavorate tanto con queste robe, eccetera, 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 non avete, cioè nel senso, visto che usate un sacco, cioè un sacco, comunque usate alcuni strumenti di intelligenza artificiale per migliorare il codice, per trovare delle cose, per fare il CRUD semplice, per fare gli snippet, eccetera, eccetera, eccetera. Nel senso, come vedete questa cosa qua? Perché io ho espresso la mia opinione, forse ero molto pessimista, perché sono molto pessimista. Vi ricordo, guardatemi gli occhi, guardate gli occhi quanto sono rossi. Io ho detto, io sono sicuro che fra un anno alcuni dei video che mi fanno fare i clienti li faranno fare l'intelligenza artificiale, o li farò io con l'intelligenza artificiale, però nel senso, a un certo punto questi video diventeranno, io sono convinto di questa cosa qua, che il video fatto con l'intelligenza artificiale a un certo punto arriverà a un punto tale per cui sarà sufficientemente buono per essere veicolato. Oggi no, naturalmente, però
lì la competizione e i risultati stanno venendo fuori veramente, veramente tanto bene. E diciamo che ho ricevuto un feedback diverso da quello che mi aspettavo, o forse no, il feedback è esattamente quello che mi aspettavo, però non so se è il feedback giusto da ricevere. Non sto dicendo che ho ragione, però adesso vi racconto la cosa. Ho appena terminato di ascoltare l'ultima puntata del podcast di Walter Vannini, Data Nightmare, in cui parlava di questo hype enorme nei confronti dell'intelligenza artificiale generativa, soprattutto degli LLM, e del fatto che, nel senso, se tu hai paura che il tuo lavoro venga preso da un LLM, vuol dire che non hai molta stima del tuo lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutte le varie combinazioni in cui ti dice se tu vali qualcosa non devi avere paura. Io ho una visione un pochettino differente, nel senso, mentre per i modelli linguistici si sta raggiungendo una sorta di plateau, perché è stato dimostrato, adesso non mi ricordo il paper di chi è che non è che aggiungendo complessità questa cosa qua porta ad avere dei modelli migliori. Sì, però ripeto, l'incremento è logaritmico, non è lineare. Significa che per migliorare di 2 volte le potenzialità di un modello devi sbatterci dentro 10 volte le risorse, dove 10 volte le risorse sono risorse di tempi di calcolo, risorse energetiche, insomma diciamo che a un certo punto l'energia finisce in questo paese, cioè in tutti i paesi del mondo, non è che ce n'è infinita, cioè o costruisci, anche se costruisci un sacco di centrali nucleari e voglio vederti a finirle entro 20 anni, e fondamentalmente secondo me il nucleare è l'ultima delle cose che a cui dovremmo ambire, anche se alla fine ci torneremo perché avremo tante di quelle necessità, e anche in Italia, nonostante il referendum che abbiamo fatto dopo Chernobyl, e qualcuno dovrebbe ricordare anche Fukushima, finiremo per tornare a quello, e vaffanculo a tutti quelli che saranno d'accordo con questo. Anzi, sinceramente, se tu mi ascolti e sei a favore del nucleare, fammi un piacere, smetti di ascoltarmi, cioè nel senso, non ti odio tanto quanto odierei un fascista di merda, però secondo me il nucleare non si può gestire in maniera decente, cioè è troppo incontrollabile, nel senso che lo controlli nel 99,999% delle volte, ma quella volta che non lo controlli ti fa un culo così, e ti fa un culo così significa che un sacco di gente muore, un sacco di gente sta male, ma un sacco di gente muore e sta male, ma sta male, perché le radiazioni non fanno bene alla pelle. Allora, torniamo a bomba. Mentre appunto negli LLM, nei modelli linguistici si sta vedendo una sorta di battuta d'arresto, e tutto quello che si sta dicendo sta migliorando di qui, sta migliorando di là, sono degli artifici costruiti su dei modelli che comunque a un certo punto arrivano al loro limite. Nelle generazioni delle immagini anche, perché Midjourney da un po' che non aggiorna niente, da un anno credo che non faccia niente di nuovo. Nel video invece abbiamo visto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, veramente una quantità di roba che è stata migliorata. Io personalmente adesso sono molto scettico, nel senso, ho provato a usare qualche prompt con Runway, avevo dei crediti da spendere, e la cosa è stata molto divertente perché ha fatto delle cose che non mi aspettavo, nel senso ha generato delle cose che non pensavo avrebbe generato, però interessanti, però con una quantità di artefatti e di allucinazioni fuori di testa. Ma la cosa interessante è che, ed è questa la cosa interessante, praticamente quello che ho generato non era utilizzabile. Interessante come esperimento, ma fino adesso è una sorta di giocattolo. È ovvio che quello che vedi in giro è soltanto il cherry picking, cioè quell'1% di roba che è venuta fuori bene, mentre il 99% delle volte le cose vengono fuori male. Però vabbè, le cose comunque migliorano. Cioè il meglio che si poteva fare 6 mesi fa non è niente in confronto al meglio che si può fare oggi, ok? E non è niente in confronto al meglio che si potrà fare fra 6 mesi, fra un anno. Poi a un certo punto ci sarà un rallentamento anche lì, però ci vorrà un bel po' di tempo prima che rallenti, perché adesso è veramente, veramente, veramente l'evoluzione è tosta. Una cosa interessante è tutte le volte che io genero un'immagine con l'intelligenza artificiale, con Firefly, genero qualcosa che sì, vabbè, è utilizzabile, non è particolarmente eccezionale, però Firefly ce l'ho gratis, per cui mi frega, lo uso. E però è interessante perché quando io faccio un'analisi del contenuto qualitativo, sempre utilizzando l'intelligenza artificiale, se come essere umano guardando quelle immagini dico sì, bella, ma boh, nel senso può essere utile, può essere inutile, invece l'intelligenza artificiale quando valuta queste immagini generate con l'intelligenza artificiale gli dà dei punteggi altissimi. Cioè in pratica
queste immagini sono generate a partire da dei dataset che sono di immagini di altissima qualità, e di conseguenza quello che tirano fuori è un'immagine di altissima qualità, ma su dei parametri che sono non soggettivi, ma non sono neanche oggettivi. Sono dei parametri che sono dei parametri limitati e limitanti, per cui è interessante questa cosa che le macchine dicono sì, ho fatto un bel lavoro, poi in realtà tu lo guardi e dici sì, potrebbe anche essere un bel lavoro, però anche anonimo. Non c'è quel guizzo di personalità. L'ultima puntata che ho fatto, che ho registrato ieri, credo, l'altro ieri, in cui parlavo del fatto che mi sono messo a registrare in auto, bla bla bla, bla, ma poi la cosa importante è che facevo la pubblicità nei podcast, che sentite anche, probabilmente fra poco sentirete anche qui, perché non riesco a dare a Runtime il tempo buono, per cui gli do il mio spazio pubblicitario. Ecco, questa cosa qua, che era il nucleo fondamentale della trasmissione che avevo fatto, ChatGPT non se l'è preso, cioè nel senso non ha capito un cazzo, ho capito che la cosa importante era parlare del fatto che stavo registrando in auto. Per cui siamo ancora tranquilli che le macchine fanno un'analisi del cazzo, vanno guidate moltissimo, al punto tale che uno potrebbe dire ci metti così tanto a guidare le macchine che tanto vale che lo fai tu. Io non credo, però comunque adesso come adesso non ci si può fidare del risultato che viene fuori, perché la maggior parte delle volte viene fuori un risultato plausibile, però quando non viene plausibile viene fuori una cazzata infernale, una minchiata infernale, e su questo posso dare ragione a Walter. Ma ripeto, il mio dubbio e anche la mia certezza, poi spero di poter cambiare idea, è quello di, secondo me, per alcuni video tra un anno il mio cliente non mi chiederà più di farli, o troverà qualcuno che glieli fa a dei prezzi interessanti, o proprio non se li farà da solo. Su se li farà da solo sono un po' dubbioso, perché vedendo il livello di pigrizia medio dei miei clienti, cioè loro preferiscono pagare un cazzo e farlo fare qualcun altro piuttosto che farlo loro. E questo pagare un cazzo significa che qualcuno userà l'intelligenza artificiale per non farli lui i video e fargli pagare un cazzo al cliente. Però forse ho una visione talmente limitata, perché il mio cliente medio negli ultimi tempi è veramente un cliente di merda che non ha voglia di spendere un cazzo e non capisce un cazzo di quello che fa e di quello che chiede. Pubblicità, tanto per aggiungere un po' di rumore di fondo. E tu puoi suonare quanto vuoi, ma qui non c'è spazio infinito, cioè puoi suonare, io posso andare avanti tanto così, ma non c'è spazio, non ci passerai mai. Allora, mentre sono uno che un anno fa diceva no, ma sta roba qui non ci arriva, cioè per adesso non ci arriva, adesso sono molto più possibilisti. Io sono sicuro che fra un anno, e torneremo a parlarne a dicembre 2025, vediamo quante altre cose sono state fatte. Già quest'anno, durante i mondiali e gli europei, cos'è che c'è stato quest'anno? Di calcio, forse i mondiali, forse le Olimpiadi, ecco. Ho visto la pubblicità di eToro fatta tutta con animazioni a partire da Midjourney. Funzionare? Sì, secondo me era molto una cosa che funzionava meglio sulla carta che in video, però ha funzionato, cioè nel senso non è una cosa così peregrina, così sbagliata. È qualcuno mi ha detto la Coca-Cola che ha fatto una cosa dove c'è l'Uncanny Valley, sì, però l'Uncanny Valley a un certo punto finisce di esistere. A un certo punto si raggiunge un tale livello di perfezione che l'Uncanny Valley scompare pian pianino. E soprattutto se la maggior parte della gente ha una fruizione dell'advertising, soprattutto dell'advertising, che è distratta giustamente, cioè non è che sto lì attento a guardare la pubblicità, anzi la pubblicità mi rompe i coglioni, perché girare? Perché usare foto di stock, video di stock, quando posso generarle in questo modo, spendendo adesso lo stesso e fra un anno spendendo un decimo? Lo stesso dicasi dell'audio, dello speaker, cioè ultimamente gli speaker digitali hanno fatto dei passi da gigante pazzeschi. Ecco, secondo me già adesso un sacco di contenuti sul web sono generati con l'intelligenza artificiale, ma fra un anno secondo me li vedremo anche in televisione e non ci accorgeremo di questa cosa. Soprattutto perché sull'audio è la cosa che più su cui più i clienti rompono i coglioni. Vogliono spendere un cazzo e vogliono l'audio della Madonna. Io adesso già faccio dell'audio fatto con Eleven Labs e molto spesso mi dicono ma non mi piace questa voce, non è mi dicono si sente che è un robot. Per cui io credo che la mia professione cambierà abbastanza e io mi sento anche un po' un privilegiato, perché sono uno che cerca di non addormentarsi sugli allori,
su questo posso dirlo di me stesso, cerca di sfruttare le tecnologie, di comprendere le tecnologie. Ragazzi, ma se andiamo un po' dritti potremmo anche andare, no? Cioè, non è che possiamo andare a 10 all'ora per attraversare un incrocio alle 9:42 a Milano, figa, nonostante sia fine dicembre, metà dicembre. Sì, fino al 20, no, beh, è fine dicembre, che il mondo finisce il 21. Scusatemi, sono particolarmente di pessimissimo umore oggi. Allora, stavo dicendo, non so cosa stavo dicendo. Stavo dicendo essenzialmente quello che sto dicendo dall'inizio della trasmissione, che la mia professione è in pericolo. Sì, mi sento privilegiato perché farò uso di questi strumenti per impiegare meno tempo, per spendere meno. Però il fatto di questo, di diventare sempre più economico, un conto è diventare economici per se stessi, nel senso che se tu per fare un lavoro invece di metterci 3 giorni ce ne metti 2, diventi più produttivo. Il fatto che tu ci metta 2 giorni significa che tu sei costretto ad abbassare il prezzo. Cazzo, questa è una di quelle cose che mi fa girare i coglioni, perché mentre il prezzo di tutto aumenta, andate a comprare le banane oggi e poi andate a comprarle un anno fa, secondo me le banane costano di più, le arance costano di più e anche le puttane probabilmente costano di più. Scusate puttane, i sex workers costano di più. Cioè, e invece tu che produci contenuto a valore aggiunto vali sempre di meno. Cioè, questa cosa qua è veramente svilente a vari livelli. Mi fa pensare che dovrei cambiare professione, farne qualcos'altro, fare l'idraulico. Probabilmente l'idraulico la cosa è che non c'ho più la schiena per fare l'idraulico, perché cazzo quello veramente... Vuoi fare un'intelligenza artificiale che va a spalare la merda che si è incastrata in un tubo? Secondo me col cazzo, ecco. Vabbè. Sarebbe interessante sentire la vostra opinione su questo mio blaterare del fatto che sono veramente preoccupato. Più che preoccupato, sicuro che dovrò... preoccupato che dovrò cambiare il mio approccio a questa professione. Dopo anni e anni di lavoro in cui ho affinato un sacco di tecniche e io per primo utilizzo un sacco di strumenti per automatizzare. Sarebbe interessante capire la vostra opinione su questo. Vabbè, dai, ho detto tutto, vi ho rotto i coglioni abbastanza, soprattutto in questo 2024 vi ho rotto i coglioni tantissimo, mi rendo conto e mi spiace. Di conseguenza vorrei promettervi che l'anno prossimo sarà una cosa diversa, ma i cambiamenti arrivano gradualmente oppure in momenti in cui non puoi prevederli, per cui o prevederli. Quello che vi dico è che mi auguro per voi, come lo auguro a me stesso, che il 2025 sia un pizzico meno disruptive, nel senso di distruttivo rispetto all'anno precedente. Lo so che disruptive non significa distruttivo, ma passatemelo. Vorrei un anno in cui non mi sento disgregare, cioè io ogni tanto mi guardo e mi sembra di essere come nel finale di Infinity War, la gente che si dissolve come fiocchi d'avena. Ecco, io mi sento un fiocco d'avena ogni tanto e non è bello. Non è bello e mi sento così e oggi mi sento così e mi sento disgregare ed è proprio brutto. Non è che mi sento disgregare perché ho paura dell'intelligenza artificiale, mi sento disgregare perché la vita è complicata, perché mi fanno male gli occhi, mi bruciano gli occhi e di conseguenza quando devo guardare le cose del mondo le affronto con un ottimismo che neanch'io so come. Bene, vi sentite adesso la sigla finale che sarà l'intera canzone Superhero of the Computer Rage degli In Flames e infine l'ultimo riassunto dell'anno di ChatGPT. Fra pochi giorni, fra 7 giorni, probabilmente ascolterete la prima puntata del 2025 con la nuova sigla che è una delle canzoni più belle che io abbia mai sentito, per cui finalmente sono contento di essere riuscito a ficarla dentro e a trovare anche una sorta di significato per il testo collegato. Un abbraccio, un augurio di buon 2025 e vorrei dirvi buon Natale, ma sarà già passato quando ascolterete sta roba, per cui ciao.